Benvenuti, cari spettatori, su Storie di Eccellenza, il canale che vi porterà nelle vite straordinarie di personalità che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia del mondo. Oggi ci immergeremo nella vita di un uomo che è diventato un'icona della libertà, dell'uguaglianza e della leadership straordinaria. Questo è il racconto di Abraham Lincoln, il grande emancipatore, il presidente che ha guidato gli Stati Uniti attraverso la guerra civile e ha emesso l'Emancipation Proclamation che ha posto fine alla schiavitù. La sua vita è una testimonianza del potere della resilienza, della compassione e della lotta per la giustizia. Da una modesta nascita in una capanna di tronchi nel Kentucky a diventare il 16° presidente degli Stati Uniti, la sua è una storia di speranza, determinazione e impegno per un'America migliore. Nel corso di questo viaggio esploreremo i momenti chiave della sua vita, dalla sua elezione alla presidenza e il discorso indimenticabile di Gettysburg fino al tragico giorno del suo assassinio. Ma la sua eredità perdura e continua a ispirare le generazioni future. Quindi accomodatevi e preparatevi a essere ispirati dalla straordinaria storia di Abraham Lincoln, un uomo che ha dimostrato che ogni individuo ha il potenziale per fare la differenza nel mondo. Benvenuti a Storie di Eccellenza, Abraham Lincoln. Iniziamo questo viaggio straordinario nella sua vita e nella sua eredità duratura. Siamo catapultati indietro nel tempo, a un'epoca in cui la prateria americana era vasta e selvaggia. È il 12 febbraio 1809 e in una capanna di tronchi sperduta nelle campagne del Kentucky, la vita sta per regalare al mondo un uomo destinato a diventare una leggenda, Abraham Lincoln. Immaginate il freddo pungente dell'inverno, il fumo che si alza da un focolare improvvisato e la madre di Lincoln, Nancy, intenta a preparare il pasto. Il padre, Thomas, si occupa delle faccende fuori dalla capanna. La loro vita è semplice, ma la nascita di questo bambino segnerà l'inizio di un'epoca straordinaria. La famiglia Lincoln vive in una povertà che li costringe a lottare per sopravvivere. Non ci sono sontuose dimore o comodità moderne, solo il calore dell'affetto familiare e la forza di volontà di coloro che credono in un futuro migliore. Questa famiglia modesta, però, possiede qualcosa di straordinario, una profonda fede nell'importanza dell'istruzione. Fin dai primi anni di vita, Abraham dimostra una sete insaziabile di conoscenza. Analfabeta, la madre lo incoraggia a imparare a leggere e scrivere. Con poca istruzione formale a disposizione, il giovane Lincoln diventa un autodidatta, afferrando ogni opportunità di apprendimento. I giorni passano con fatica, ma la perseveranza di Lincoln brilla come una luce nella notte. Lavora come postino, trasportando lettere tra le sperdute comunità del Kentucky. Impara la compassione e la dedizione verso le altre persone, qualità che lo accompagneranno per tutta la vita. Il destino, però, lo conduce altrove. Nel 1816 la famiglia Lincoln decide di abbandonare il Kentucky e intraprende un viaggio verso l'Illinois in cerca di un futuro migliore. Qui, nella selvaggia frontiera dell'Illinois, il giovane Abraham Lincoln diventa un falegname e continua la sua educazione. La sua voglia di apprendere e il suo desiderio di migliorarsi lo spingono a diventare avvocato, nonostante non abbia mai frequentato una scuola di legge. La sua abilità nel risolvere le controversie e la sua rettitudine morale lo fanno diventare una figura rispettata nella comunità locale. E così, il ragazzo nato in una capanna di tronchi ha percorso un cammino straordinario. La sua gioventù, segnata dalla fatica e dalla perdita, è stata un'epoca di formazione. L'umanità, la determinazione e la fame di conoscenza di Abraham Lincoln sono diventate le radici di una leadership che avrebbe guidato una nazione attraverso alcuni dei momenti più difficili della sua storia. E mentre il fuoco scoppietta nella capanna di tronchi in cui è nato, la storia di Abraham Lincoln è iniziata, una storia di resilienza, umiltà e determinazione che avrebbe cambiato il destino di un paese e avrebbe ispirato il mondo intero. Attraversiamo la soglia del tempo per entrare nel capitolo successivo della vita di Abraham Lincoln, una fase in cui la sua fame di conoscenza e il desiderio di cambiare il mondo lo portano in un mondo completamente diverso, quello dell'avvocatura. Siamo nell'Illinois del XIX secolo, una terra ancora selvaggia e non domata.
ma ricca di opportunità per chi ha la volontà di affrontare sfide e perseverare. È qui, nella città di Springfield, che il giovane Lincoln decide di intraprendere la sua carriera legale. La sua decisione di diventare avvocato, tuttavia, non è stata seguita da una tradizionale formazione accademica in legge, poiché non aveva accesso a una scuola di legge. Immaginate un uomo alto e magro, con una barba incipiente e uno sguardo serio, che si presenta all'ufficio del giudice locale, implorando di essere ammesso alla pratica legale. Questo uomo è Abraham Lincoln e il giudice, scettico ma incuriosito, decide di dargli una possibilità. E così inizia il percorso di Lincoln come avvocato autodidatta. La sua dedizione all'apprendimento è evidente fin dai primi giorni. Passa ore ininterrotte a studiare i codici legali, leggendo leggi e casi giuridici. La sua mente acuta e la sua capacità di riflessione critica lo aiutano a comprendere i complessi aspetti del diritto. Si siede per ore in tribunale, osservando e imparando dalle argomentazioni dei suoi colleghi più esperti. La sua abilità nel risolvere controversie e la sua rettitudine morale diventano evidenti per tutti. Gli viene presto affidato l'incarico di difendere i clienti in cause legali e dimostra di essere un avvocato straordinario. Ma non è solo la sua competenza legale che lo distingue, è la sua empatia per le persone e la sua dedizione a cercare giustizia che lo rendono un professionista straordinario. Nel corso degli anni, Lincoln si costruisce una reputazione di avvocato onesto e affidabile, rispettato da colleghi e clienti. Il suo ufficio legale diventa un luogo di incontro per coloro che cercano aiuto e giustizia. La sua passione per la giustizia lo spinge a dedicarsi a casi di importanza sociale, come le cause di libertà per a difesa degli schiavi. La sua carriera legale è una testimonianza della sua costante ricerca di perfezione. Nonostante le sue umili origini, il giovane Lincoln si trasforma in un avvocato di successo, dimostrando che la determinazione e la volontà di apprendere possono superare qualsiasi ostacolo. E così, mentre il sole tramonta sui cieli dell'Illinois e il fuoco nell'ufficio di Lincoln continua a scintillare, il capitolo dell'avvocato autodidatta nella vita di Abraham Lincoln si chiude con una conclusione sorprendente. Il ragazzo nato in una capanna di tronchi ha sfidato le aspettative e ha aperto la strada a un futuro di grandezza e cambiamento. Siamo nel cuore del XIX secolo, in un'America divisa e in fermento. Il capitolo successivo della vita di Abraham Lincoln è dedicato ai dibattiti di Lincoln-Douglas, un momento cruciale nella sua carriera politica e nella storia degli Stati Uniti. Il palcoscenico è l'Illinois del 1858 e le tensioni tra gli stati schiavisti del Sud e quelli dell'Unione sono giunte al culmine. Abraham Lincoln, un avvocato autodidatta di Springfield, decide di sfidare il senatore in carica Stephen A. Douglas in una serie di dibattiti pubblici per un seggio al Senato degli Stati Uniti. La questione centrale, la schiavitù. Immaginate i cittadini radunati in piazze affollate sotto un sole cocente per ascoltare i discorsi di questi due giganti politici. Stephen A. Douglas, un abile oratore e sostenitore della dottrina di sovranità popolare che permetteva agli stati di decidere autonomamente sulla schiavitù, e Abraham Lincoln, il grande emancipatore in erba che credeva fermamente nella limitazione dell'espansione della schiavitù. Il primo dibattito avviene a Ottawa, Illinois, e inizia un confronto verbale che cattura l'attenzione nazionale. Lincoln emerge come un oratore appassionato e eloquente, sfidando Douglas a rispondere a domande dirette sulla questione della schiavitù. Le sue parole, forti e impregnate di moralità, toccano il cuore degli ascoltatori. I dibattiti si susseguono in città come Freeport, Jonesboro e Charleston. Il paese è in fermento, con giornali che riportano dettagliatamente ogni parola pronunciata. Questi confronti pubblici non sono solo una battaglia politica, ma un dibattito sulla coscienza dell'America stessa. Il dibattito finale a Alton, Illinois, è una sorta di clou della questione. Lincoln chiama Douglas a difendere la casa divisa dell'America, sottolineando che una nazione non può sopravvivere metà schiava e metà libera. Le sue parole profonde e intense riflettono la sua convinzione nella necessità di un cambiamento.
Alla fine, Stephen A. Douglas vince le elezioni per il Senato, ma Lincoln emerge come una figura nazionale di primo piano. I dibattiti di Lincoln-Douglas hanno catturato l'immaginazione del paese e hanno consolidato la posizione di Lincoln come un oppositore risoluto dell'espansione della schiavitù. Questi dibattiti non sono solo una pagina nella storia politica, ma un momento cruciale nell'evoluzione della lotta per i diritti umani. Lincoln ha dimostrato che le parole possono essere armi potenti nella battaglia per la giustizia e l'uguaglianza. Il suo impegno e la sua determinazione nelle discussioni lo hanno catapultato verso una carriera politica ancora più luminosa, preparandolo per il ruolo che lo avrebbe reso un'icona immortale nella storia americana, la presidenza degli Stati Uniti d'America. E ora entriamo nel capitolo cruciale della vita di Abraham Lincoln, la sua elezione alla presidenza degli Stati Uniti d'America. È il 1860 e l'America è in tumulto. La schiavitù è una questione che divide profondamente la nazione e il destino dell'Unione è appeso a un filo sottile. Il palcoscenico è l'anno delle elezioni presidenziali e la politica è in tumulto. Il Partito Repubblicano, un partito relativamente giovane fondato principalmente per opporsi all'espansione della schiavitù nei nuovi territori, sta cercando un candidato che possa unire il paese sotto una sola bandiera. E quel candidato è Abraham Lincoln. Immaginate le elezioni del 1860, Stati Uniti divisi in un nord anti-schiavitù e un sud pro-schiavitù. Abraham Lincoln, un avvocato autodidatta di Springfield, Illinois, emerge come il candidato repubblicano. La sua eloquenza e la sua fede nella giustizia e nell'uguaglianza lo rendono un leader straordinario. La campagna elettorale è un'epoca di fervore politico e di discussione accesa. Lincoln attraversa il paese, tenendo comizi e discorsi appassionati. La sua piattaforma politica è chiara: fermare l'espansione della schiavitù nei nuovi territori e preservare l'Unione. È un messaggio che attrae molti, ma allo stesso tempo scatena la furia del Sud. Le elezioni del 1860 sono una delle più combattute e divisive nella storia americana. Lincoln sfida 3 candidati principali, 3 cui il suo avversario più forte, Stephen A. Douglas. Alla fine, il 6 novembre 1860, i risultati delle elezioni arrivano. Abraham Lincoln è stato eletto il 16° presidente degli Stati Uniti d'America. Immaginate la reazione in tutto il paese. Nel nord ci sono celebrazioni di gioia e speranza. Nel sud c'è sconforto e paura. La tensione tra le regioni è palpabile e l'America è sull'orlo di una crisi. Ma per Abraham Lincoln la vittoria non è solo un trionfo personale, è la responsabilità di guidare una nazione attraverso uno dei momenti più tumultuosi della sua storia. La sua elezione è un atto di fiducia nelle sue capacità di leadership e nella sua visione di un'America libera dalla schiavitù. E così, il giovane ragazzo nato in una capanna di tronchi in una sperduta contea del Kentucky è diventato il presidente degli Stati Uniti. Il suo viaggio straordinario lo ha portato dalla povertà all'apice del potere e il mondo ora guarda a lui per guidare l'America attraverso la tempesta che sta per abbattersi. La sua elezione è il punto di partenza per una delle presidenze più influenti nella storia americana, una presidenza che avrebbe segnato l'America e il mondo per sempre. Il capitolo successivo della vita di Abraham Lincoln è un capitolo di conflitto e sfide, un periodo che avrebbe messo alla prova la sua leadership e la resilienza di un'intera nazione. Ci troviamo nel 1861, quando il paese affronta una delle sfide più grandi e devastanti della loro storia, la guerra civile. Immaginate un'America divisa, con 2 regioni che si scontrano in una lotta per l'identità nazionale e il futuro del paese. Al sud, gli stati schiavisti hanno dichiarato la secessione e si sono uniti in una confederazione separata, mentre al nord l'Unione rimane fedele alla Costituzione degli Stati Uniti. La scintilla che ha acceso questa guerra è la questione della schiavitù, una ferita profonda che ha diviso la nazione fin dalla sua fondazione.
Abraham Lincoln, appena eletto presidente nel novembre 1860, si trova di fronte a una nazione che si sgretola. Il suo obiettivo principale è preservare l'Unione, ma sa che la sfida sarà titanica. La tensione è palpabile mentre si prepara a entrare in carica nel marzo 1861. Nel mese di aprile dello stesso anno, l'attacco a Fort Sumter in Carolina del Sud scatena ufficialmente la guerra civile. L'America è divisa in due fazioni, con milioni di giovani che si arruolano nei rispettivi eserciti. Le battaglie fanno capolino in tutto il paese e il costo umano è tremendo. Le famiglie si dividono, i campi vengono devastati e le città si trasformano in campi di battaglia. Abraham Lincoln, con il suo caratteristico cappello a cilindro e la barba folta, diventa un simbolo di forza e determinazione in questa epoca buia. Le sue decisioni sono difficili, ma affronta il compito con coraggio e umanità. Emette l'Emancipation Proclamation nel 1863, dichiarando la libertà degli schiavi nei territori confederati e gettando le basi per l'abolizione della schiavitù in tutto il paese. Il discorso di Gettysburg, pronunciato nel novembre 1863, rimane un capolavoro di eloquenza e un richiamo alla necessità di una nuova nascita di libertà e dell'uguaglianza per tutti. Mentre la guerra fa infuriare il paese, Lincoln rimane fermo nella sua determinazione a preservare l'Unione e a porre fine alla schiavitù. La guerra civile americana si trascina per anni, causando una sofferenza indicibile e una perdita di vite umane inimmaginabile. Ma Abraham Lincoln guida l'America attraverso le tempeste, lavorando incessantemente per mantenere l'Unione intatta. La sua leadership incrollabile e la sua compassione per i soldati e le famiglie colpite dalla guerra lo rendono un presidente straordinario. Nel 1865 la guerra civile giunge finalmente al termine, con la vittoria dell'Unione. Ma la gioia è amara per Lincoln, poiché ha perso innumerevoli vite americane in questa lotta fraterna. Il prezzo della vittoria è alto, ma il paese può iniziare a guarire e a ricostruire. E così il capitolo della guerra civile nella vita di Abraham Lincoln si chiude, una fase di conflitto e sofferenza, ma anche di resilienza e coraggio. Lincoln ha dimostrato che la leadership può emergere anche nei momenti più bui, e la sua eredità nella preservazione dell'Unione e nella lotta per la giustizia e l'uguaglianza rimane una fonte di ispirazione per le generazioni future. La guerra civile ha segnato profondamente l'America, ma ha anche rafforzato la determinazione del paese a perseguire i valori di libertà e uguaglianza che Abraham Lincoln tanto amava. Il sole si alza su un freddo mattino del novembre 1863, in un piccolo paese della Pennsylvania chiamato Gettysburg. La città è stata il teatro di una delle battaglie più cruente della guerra civile americana solo pochi mesi prima, e ora si prepara per un momento straordinario nella storia dell'America: il discorso di Gettysburg. Immaginate la scena. Una folla si è radunata per commemorare i caduti della battaglia di Gettysburg, dove migliaia di soldati dell'Unione e della Confederazione hanno sacrificato le loro vite. Abraham Lincoln, il presidente degli Stati Uniti, si erge di fronte a questa folla, indossando il suo cappello a cilindro e la barba folta. Il discorso di Gettysburg è breve, ma è destinato a diventare uno dei discorsi più famosi nella storia degli Stati Uniti e nella storia mondiale. Lincoln inizia con le parole memorabili: 87 anni fa i nostri padri hanno portato in questo continente una nuova nazione, concepita in libertà e dedicata all'idea che tutti gli uomini sono creati uguali. Le sue parole risuonano nell'aria fredda e nitida, richiamando la promessa fondamentale dell'America: l'uguaglianza per tutti. Lincoln prosegue sottolineando che questa nazione non può e non deve perire, ma che deve avere una nuova nascita di libertà. Il discorso di Gettysburg è un appello alla redenzione nazionale, alla preservazione dell'Unione e alla fine della schiavitù. Lincoln incarna la speranza in un futuro migliore e la necessità di apprendere dalle sofferenze passate. Il suo messaggio è universale, una chiamata alla giustizia e all'uguaglianza che va oltre le frontiere dell'America.
Mentre Lincoln termina il suo discorso con l'invito a un governo del popolo, dal popolo e per il popolo, la folla è in silenzio. Sanno di aver assistito a qualcosa di straordinario, a un momento in cui un leader ha espresso la profonda fede nei principi fondamentali della nazione. Il discorso di Gettysburg diventa un faro di speranza per un paese in lutto e in lotta. Le parole di Lincoln sono incise nella coscienza dell'America e nel cuore di coloro che cercano un futuro migliore. Questo breve ma potente discorso incarna la forza della retorica di Lincoln e la sua determinazione nel perseguire la giustizia e l'uguaglianza. Il sole si nasconde dietro l'orizzonte mentre Lincoln si allontana dal podio, ma la sua eredità continua a risplendere. Il discorso di Gettysburg rimane una testimonianza dell'ideale americano di libertà e uguaglianza, un messaggio che ha resistito alla prova del tempo e continua a ispirare generazioni di persone in tutto il mondo. Abraham Lincoln, il grande emancipatore, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia e nel cuore dell'umanità. Ci avviciniamo al capitolo più oscuro e tragico della vita di Abraham Lincoln, il suo assassinio. Siamo nell'aprile del 1865 e l'America sta ancora cercando di riprendersi dalla devastante guerra civile. Il paese è in lutto e affaticato, ma Abraham Lincoln si prepara a guidarlo attraverso la difficile fase di ricostruzione. Immaginate la scena, è la sera del 14 aprile 1865 e Abraham Lincoln e sua moglie Mary Todd Lincoln stanno per assistere a uno spettacolo al Ford's Theater di Washington, D.C. La guerra è finita da pochi giorni e c'è un senso di celebrazione nell'aria. Lincoln, con la sua alta statura e il suo volto stanco ma gentile, è desideroso di rilassarsi e godersi la serata. Ma il destino ha altri piani. Mentre Lincoln è seduto nella sua loggia privata al teatro, un uomo si avvicina furtivamente. John Wilkes Booth, un attore e simpatizzante della Confederazione, entra silenziosamente nella loggia presidenziale e spara a Lincoln alla testa con un piccolo Derringer. Il colpo riecheggia nel teatro e il presidente cade gravemente ferito. La folla presente è presa dal panico mentre Booth riesce a sfuggire alla cattura. Abraham Lincoln viene subito trasportato alla casa Petersen, una casa di fronte al teatro dove i medici cercano di salvarlo. Ma le ferite sono troppo gravi. La notizia dell'attentato si diffonde rapidamente e una nazione sconvolta e addolorata prega per la vita del loro amato presidente. I leader politici, i cittadini comuni e ghili schiavi liberati si riuniscono in preghiera. Ma la ferita è mortale. La mattina del 15 aprile 1865 Abraham Lincoln lascia questo mondo. Il paese è immerso nel lutto e il suo corpo viene portato a Washington, dove la sua morte viene commemorata con una cerimonia solenne. Le campane suonano al lutto e il lutto si diffonde in tutto il paese. John Wilkes Booth, l'assassino di Lincoln, viene catturato alcuni giorni dopo e ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. Ma la ferita inflitta al cuore dell'America è profonda e permanente. La nazione è sconvolta dalla perdita della loro amata guida, un uomo che aveva visto il paese attraverso la sua più grande crisi. L'assassinio di Abraham Lincoln rimane uno dei momenti più oscuri nella storia americana, ma la sua eredità continua a vivere. Lincoln è diventato un martire per la causa della libertà e dell'uguaglianza, un simbolo della lotta per la giustizia. La sua morte ha rafforzato il suo status di icona e ha consolidato il suo posto nella storia come uno dei più grandi leader che l'America abbia mai conosciuto. Mentre il paese si riprende dall'assassinio di Lincoln, si impegna a onorare la sua memoria e a perseguire i principi di libertà e uguaglianza per cui aveva combattuto. La sua vita e la sua morte restano un monito e un'ispirazione per le generazioni future, una testimonianza del potere della leadership, della compassione e della lotta per la giustizia. Nel capitolo finale della vita di Abraham Lincoln esploriamo la sua eredità duratura, un lascito che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia degli Stati Uniti e del mondo intero. La sua vita è finita tragicamente, ma la sua influenza e il suo impatto perdurano attraverso i secoli.
Dopo la morte di Lincoln, il paese è in lutto profondo. La sua figura è diventata un simbolo di speranza, libertà e uguaglianza. Il suo sogno di un'America libera dalla schiavitù è diventato una realtà, con il passaggio del 13° emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che ha messo fine alla schiavitù in tutto il paese. Ma l'eredità di Lincoln va oltre la fine della schiavitù. Il suo profondo impegno per i principi di libertà e uguaglianza ha ispirato generazioni di leader e attivisti per i diritti civili. Martin Luther King Jr. ha citato spesso Lincoln nei suoi discorsi e nella sua lotta per i diritti civili degli afroamericani. La visione di Lincoln di un'America in cui tutti gli uomini sono trattati con uguaglianza e dignità è diventata un faro per coloro che cercano la giustizia sociale. Il discorso di Gettysburg di Lincoln, con le sue parole «governo del popolo, dal popolo e per il popolo», continua a essere una pietra angolare della democrazia americana. Le sue parole echeggiano attraverso i secoli, ricordando ai cittadini il potere e la responsabilità della partecipazione civica. L'immagine di Lincoln come un leader compassionevole e umano si è radicata nella coscienza americana. Le storie di come abbia incontrato le persone comuni nella Casa Bianca, ascoltando le loro preoccupazioni e i loro problemi, sono diventate leggendarie. La sua umanità e la sua capacità di empatia hanno ispirato un senso di connessione tra il presidente e il popolo. La statua di Lincoln nel Lincoln Memorial a Washington, D.C., è un monumento maestoso alla sua memoria. Le sue parole sono incise nelle pareti del monumento, richiamando i principi di libertà e uguaglianza per tutti gli americani. Il Lincoln Memorial è diventato un luogo di riflessione e commemorazione, un luogo dove le persone si riuniscono per celebrare la sua eredità e continuare la lotta per una società più giusta. L'eredità di Abraham Lincoln è anche tangibile nella sua influenza su leader futuri. Presidenti come Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy e Barack Obama hanno citato Lincoln come fonte di ispirazione e guida nella loro leadership. In conclusione, l'eredità di Abraham Lincoln è una storia di coraggio, compassione e determinazione. La sua vita e la sua morte sono diventate simboli di speranza e cambiamento. La sua lotta per la giustizia e l'uguaglianza continua a risuonare nei cuori degli americani e di persone in tutto il mondo. Abraham Lincoln rimane una delle figure più ammirate e influenti nella storia americana. Un faro di luce nella lotta per un mondo migliore. Carissimi spettatori di Storie di Eccellenza, siamo giunti alla conclusione di questo viaggio straordinario attraverso la vita di Abraham Lincoln, uno dei più grandi leader che la storia abbia mai conosciuto. In questo percorso abbiamo esplorato i capitoli della sua vita, dalla sua umile nascita in una capanna di tronchi al tragico giorno del suo assassinio. Abbiamo attraversato le sfide della guerra civile e ascoltato le sue parole memorabili nel discorso di Gettysburg. Abbiamo toccato la sua eredità duratura e il suo impatto sulla storia degli Stati Uniti e del mondo intero. La storia di Abraham Lincoln è una testimonianza della forza della leadership, della compassione e della lotta per la giustizia. È una storia di resilienza e speranza, una storia che continua a risuonare nei cuori di milioni di persone in tutto il mondo. Vorremmo ringraziarvi, cari spettatori, per averci accompagnato in questo viaggio. Speriamo che questa narrazione vi abbia ispirato, vi abbia fatto riflettere sulla straordinaria capacità dell'umanità di superare le sfide e perseguire gli ideali di libertà, uguaglianza e giustizia. Ricordate sempre che le storie di eccellenza come quella di Abraham Lincoln CI ricordano che ogni individuo ha il potenziale per fare la differenza nel mondo, che possiamo essere fonte di cambiamento, ispirazione e speranza. Vi invitiamo a condividere questa storia e ad esplorare altre storie di eccellenza sul nostro canale. Continueremo a portarvi racconti di persone straordinarie che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio e speriamo che queste storie continueranno ad ispirarvi nella vostra ricerca dell'eccellenza e del successo. Vi auguriamo tutto il meglio e ci vediamo nella prossima storia di eccellenza.